Ed ecco subito il risultato finale. A sinistra ho realizzato il disegno utilizzando degli acrilici molto economici. A destra lo stesso disegno ma utilizzando degli acrilici di fascia molto costosa. Più o meno un flaconcino di quelli sopra costa quanto tutta la scatola di quelli sotto, anzi, e forse anche un po' di più. Un vero artista in quanto tale potrebbe dipingere con un qualsiasi cosa che gli capiti per le mani. Con questo tipo di pensiero sono più o meno d'accordo, ma vediamo che cosa ci può offrire un prodotto di fascia alta rispetto a un prodotto di fascia bassa. Utilizzerò acqua e questo medium, che rimane di fascia prezzo né troppo alta né troppo bassa, una via di mezzo. Li sperimenterò su un foglio al quale ho dato una mano di grigio medio. Iniziamo con i Liquitex. Come si aprono? Come uno yogurt. Basta che non lecchi il tappo. Quindi prima si aprono, si toglie la pellicola protettiva che serve per non far seccare il colore, dopodiché si avvita questa sorta di dispenser, quindi si rilascerà il colore che servirà premendo sul flaconcino. Diamogli una miscelata e poi apro il classico tubetto degli altri acrilici. Andrò a imprimere il tappo sulla pellicola e basta. E andiamo a provare subito le differenze tra i due gialli. Questo della Liquitex è la versione soft body. Come caratteristica ha il fatto che abbia una resa vellutata. Non vedo l'ora di provarlo e sono molto curiosa. Non ti fare ingannare dal colore del pennello, è macchiato ma pulitissimo. Questo è il giallo della Liquitex puro. Come stai vedendo, questa è la consistenza del colore fatto fuoriuscire dal beccuccio del flacone, senza diluizione. Non sto utilizzando acqua e nemmeno medium. Adesso col medium lo proviamo. La prima sensazione a caldo è quella di avere un colore fluido e carico di pigmento. Rispetto agli acrilici che solitamente utilizzo, che sono di fascia media, noto una facilità di miscelazione e anche di pennellata. E questo accade sia con colore puro che miscelato con medium. Vediamo se la differenza è eclatante rispetto all'acrilico economico. E subito si scopre che parte del colore si è incollata al vetro. Nella versione pura il colore genera un po' di resistenza, anzi il pennello con questo colore crea delle texture, delle trame che, attenzione, non lo considererei un vero e proprio difetto. Queste trame potrebbero essere anche piacevoli. Considero un difetto grave invece il fatto che sui colori acrilici economici non appaia il simbolo del colore trasparente, semitrasparente o opaco. Tutti i colori all'interno della scatola sono allo stesso livello, né troppo coprenti e né troppo trasparenti. E se la differenza tra le due marche è appena visibile nel giallo, con il magenta si accentua, perché il magenta Liquitex è contrassegnato come colore opaco, molto coprente, e l'acrilico economico, il magenta economico, non arriverà alla stessa copertura del Liquitex perché mancante di pigmenti. Per tenere basso il prezzo di un colore acrilico si deve intervenire sulla percentuale di pigmento. Più è elevata la percentuale di pigmento e più questa influirà sulla qualità del prodotto. Con questi acrilici non si otterrà mai o sarà molto faticoso, il più delle volte impossibile, ottenere dei risultati soddisfacenti. Mancano di profondità, saturazione, spessore e purtroppo tutte queste caratteristiche si andranno a riversare negativamente sulla nostra opera. Come puoi vedere, questo è un caso in cui il mezzo fa la differenza. A sinistra l'economico, a destra quello più costoso. Le uniche differenze sono date appunto dalla marca, dalla qualità, perché il pennello è lo stesso, il supporto è lo stesso, l'acqua la stessa e il medium lo stesso, eppure io sono sempre uguale a sinistra e a destra. A proposito di blu, che meraviglia questo blu! Anche quando lo vado a diluire rimane corposo, denso, bello saturo, molto pigmentato. Rimane coprente e rimane particolarmente brillante. Mi piace molto. Con l'economico, finché lo si utilizza da puro, è coprente, piuttosto brillante e saturo. E anche miscelato con il medium. Non c'è male, devo dire. Tutto nella norma.
Invece, in questa prova che vedrai a momenti, annacquerò i 2 acrilici, i 2 blu, in maniera abbondante, al di sopra della soglia raccomandata, che di solito si aggira al massimo ad un 25%. È fenomenale! Come puoi notare, questo blu della Liquitex è potentissimo, bastano poche gocce per una resa estesa e intensa. È meraviglioso. E la differenza è notevole. Perde completamente la sua consistenza. Come si dice in gergo, il colore si spezza subito. E queste sono le prove che abbiamo fatto viste più da vicino, così puoi apprezzare meglio le differenze e le caratteristiche. Per mia necessità ho provato anche i 2 bianchi, non mi soffermo tanto su questi perché ho acquistato della Liquitex il bianco trasparente, il bianco per la miscelazione, in quanto di bianchi di titanio, bianchi coprenti in studio ne ho tanti. Ti lascio qui le 2 prove che ho fatto, però non li comparerei perché sono proprio 2 colori differenti. E adesso andiamo un po' a vedere che cosa succede quando misceliamo 2 colori tra loro. Comincia ad essermi molto chiaro il del perché li abbiano chiamati soft body. Penso di non aver mai lavorato con degli acrilici così, non li ho mai avuti. Sembra come se stessi lavorando con l'olio, la sensazione che si prova è proprio quella di morbidezza. Compariamo la versione economica. Dai, neanche loro sono malissimo. Scivolano un po' sul vetro, a differenza di quando li vai a stendere che si sente un po' di attrito tra pennello e carta, quindi la pennellata è meno fluida, scorre in maniera più forzata. Attrito che fa la differenza quando si devono rilasciare dei tratti più sottili, più precisi. Con i colori di sinistra, essendo poco fluidi, quando rilascerai dei tratti sottili avrai bisogno di riprendere il colore sulla tavolozza molto spesso e molto velocemente, questo per mantenere il colore sulla punta del pennello. A destra invece il colore, essendo più fluido, riesce a dare un tratto più continuo e quindi si riesce a lavorare in maniera quasi più lenta, passatemi il termine, lavorare in maniera lenta con l'acrilico è piuttosto difficile, però diciamo riesco ad essere più tranquilla, il colore non si secca, non mi crea attrito e quindi scorre. Questi tratti dovrebbero essere sottili, però con l'acrilico basico è proprio impossibile da ottenere la sottigliezza perché il colore si agglomera sulla punta del pennello, non rimane fluido. E ora vediamo come si comporta bagnato su bagnato. Voglio creare una sfumatura all'interno del monitor di questo personaggio. A destra vedrai il colore leggermente verde perché in realtà non ho comprato il nero. Ho comprato un verde trasparente perché di neri ne ho tantissimi e al momento mi sembrava sprecare un po' di denaro, visto che non conoscevo questi colori, non sono stata a comprare il colore nero. Ho voluto provare più altre tonalità, come hai potuto vedere. Ed ecco qua come è successo e quando è successo il patatrack. Come si sono formate queste linee sbavate che hai visto a inizio video. Ho utilizzato una penna al tratto non indelebile e sui colori di fascia base l'inchiostro della penna ha cominciato a espandersi, pur avendola utilizzata su colore asciutto.
un vero disastro incontrollabile e se devo dirla tutta non ho nemmeno ben capito il perché sia successo. La mia spiegazione potrebbe essere quella che l'inchiostro si sia insinuato all'interno delle crepe del colore. Poi, incuriosita, ho fatto la stessa prova, questa volta però con una micron, quindi con un inchiostro indelebile e con una punta anche più sottile e precisa. E l'esito è stato migliore. Se avete dei suggerimenti, sono qui ad ascoltarvi perché mi incuriosisce molto questa cosa che è successa. E poi ho voluto provare la penna bianca, quella che solitamente utilizzo su acrilico quando voglio creare dei piccoli punti luce, dei piccoli bagliori, che solitamente sono difficili da ottenere, per esempio con il pennello. E come per la micron non ho avuto il problema dell'espansione dell'inchiostro, molto probabilmente perché l'inchiostro della penna bianca è formato da acrilico, l'acrilico asciuga velocemente e non ha il tempo materiale per girare di qua e di là sulla carta. Il bianco rimane in posizione fermo e si asciuga molto molto velocemente. Bene, spero di averti dimostrato le differenze che potrebbero intercorrere tra un acrilico cheap e un acrilico pro. Ovviamente tra gli acrilici di sinistra e gli acrilici di destra c'è in mezzo un mondo di marche, di qualità. Fino ad oggi devo dire che ne ho provate tantissime di marche, sottomarche, senza nessun tipo di pregiudizio. Il fatto è che quando si vuole alzare un po' lo standard del proprio lavoro, ecco che il colore fa la differenza, il mezzo fa la differenza. Con l'arrivo di questi soft body devo dire che mi è venuta voglia di farli entrare nella mia routine quotidiana e non vedo l'ora di utilizzarli veramente molto molto di più. Spero che questo video ti sia stato utile, fammi sapere se ti è piaciuto, se ti interessano questi miei test, questi esperimenti. Ci vediamo al prossimo, ciao!